Salve a tutti. Quest'oggi io vorrei parlare di una cosa molto importante e molto impegnativa e lo faccio anche con qualche perplessità perché siamo pieni di persone che parlano di tutto e sanno tutto. Io so poco, quel poco che ho imparato l'ho imparato sulla mia sperimentazione. Per questo mi sento di parlarne. Vorrei parlare di ciò che succede dopo la vita. Ho messo nel titolo dopo la vita, in realtà è dopo la morte, ovvero la vita che c'è dopo la morte. E questo perché vorrei dare un segnale magari a qualcuno che sta affrontando questa cosa o che non è lontano dall'affrontarla, a cominciare da me. E io ricordo quando cadde la mia mente condizionata e fu un bel botto, nel senso che feci una sequela di sogni in cui finiva il mondo, in realtà il mondo che finiva, perché cadevano le stelle, succedeva un casino, era il mio mondo, non il mondo reale ovviamente. E ricordo una delle ultime scene, scusate, in cui sognai di essere con un bambino piccolo e me lo stringevo addosso e doveva finire il mondo, quindi dovevamo tutti morire e la gente urlava, correva, io lo stringo a me e gli dico no, andiamo in un cantuccio nostro dove non c'è nessuno, saremo soli e moriremo insieme. Abbastanza tragica la caduta della mente condizionata, perché sembra che cada il mondo, perché è tutto ciò su cui abbiamo fatto assegnamento. Dopodiché la cosa non era finita, io cominciai per esempio a sognare, mi sa di averlo già accennato, una volta sognai di andare erano sogni lucidi, non tutti, ma la maggior parte, di andare in una grotta che aveva qualcosa di arcaico, ma era molto bella, aveva una luce calda, bassa ma calda, e lì vi erano due guardiani, che erano un uomo e una donna, un maschile e un femminile, e dissero che erano contenti che noi eravamo arrivati, perché io ero con un maschile, che era ovviamente la mia parte mentale, e mi dissero, mi dissero che mi aspettavano da tempo e mi invitarono, mannaggia, e mi invitarono niente mentine, ci prendiamo l'acqua. Mi invitarono a visitare questa grotta che aveva molti ambienti e ricordo che in uno c'era una vasca naturale dove l'acqua scendeva piano piano dall'alto e lei travasava come se fossero dei travasi infiniti. E poi in uno vidi tutte trascritto come un sepolcro gigantesco, infinito, dove c'erano i nomi delle persone e su ognuno era scritto data di nascita, data di morte, data di nascita, data di morte e così via. Cioè la stessa persona aveva vite molteplici in fila. E lì capii che esisteva la reincarnazione. Come ho detto,
Io quando mi svegliai, allora era un'analisi, andai dall'analista e mi misi a piangere perché pensavo di dover tornare ancora su questa terra a soffrire quello che avevo sofferto, perché io ho sofferto molto, come tanti per carità, però insomma era stata tosta. Però nel sogno alla fine c'era una figura di elefanti che cercavano di salire su una collina e cadevano e rischiavano di cadermi addosso. E al che ho capito mentre stavo dall'analista che qualcosa in questo sogno non andava, e cioè che dopo la visione il mio istinto terreno, il mio istinto, quello primordiale, no? Di cui l'elefante è un simbolo, l'elefante è sempre simbolo di istinto primordiale, perché c'ha i zamponi, sta attaccato alla terra, non vola, no? Però il fatto che cercasse di salire su una collina era un elefante, cioè un istinto che cercava di salire nella mente, no? Quindi non andava bene, era una commistione sbagliata e quindi ricadevano giù e quasi mi cadevano addosso, cioè io traevo delle conclusioni che erano ancora mentali. E lì capii che queste conclusioni non ci dovevano essere, che io dovevo aspettare che la consapevolezza venisse da sola e venisse da dentro e non dalla mia testa. E, e quindi capii poi che la reincarnazione dipendeva da quello che io sentivo, e cioè che nella morte non rimane la mente, ma l'essenza della nostra anima. E l'essenza della nostra anima ha una sua consapevolezza, perché eh, devo spiegarlo, eh, noi siamo abituati al concetto della mente e dell'anima ed è giusto, però quando cade la mente condizionata, la, la mente e l'anima si fondono. Quando di due farete uno, lo dice pure Gesù Cristo, e non mi ricordo in quale Vangelo, se di San Tommaso, una cosa del genere. Quando di due farete uno, cioè quando vi unirete, il mostrum sacrum lo chiamava l'alchimia, no? Che era una figura molto bella di un essere umano che stava a braccia allargate, a gambe allargate e aveva quindi un unico corpo ma due teste, uno maschile e uno femminile, e poggiava i piedi su un sole e su una luna, bellissimo. E questo essere ha una sua identità, non la chiamerei nemmeno memoria, perché è l'estratto della memoria, è l'estratto delle sensazioni e delle emozioni, quelle vere, che sono legate al vissuto, no? Anche e non solo. E quindi l'anima conserva una specie di memoria, cioè se ha amato veramente qualcuno, continua ad amare. Ricorda le persone che ha amato, non è che rimaniamo informi, no? Che siamo delle amebe vaganti. E per questo i morti, se ci amano, ci ricordano, o se hanno amore per la loro gens, adesso dico gens per usare un termine romano, per farci capire, cioè la famiglia, no? Tutti quelli della sua specie, insomma, no? Della sua città, dei suoi discendenti, no? A volte cercano di proteggerli, per questo i romani si portavano appresso i lari e i penati, no? Che erano poi i loro protettori, i loro antenati, o i familiari stessi, no? Quelli deceduti, no? A cui loro dedicavano, accendevano del fuoco, dedicavano degli incensi, eccetera, senza esagerare, lo facevano appena una preghierina era finita, ogni mattina. E oltre la morte che cosa c'è? Beh, innanzitutto bisognerebbe dire cosa c'è nella morte. La morte
se siamo passati dall'altra parte, e cioè se abbiamo rinunciato alla nostra anima per prevalere sugli altri, per distruggere gli altri, per essere unici, in questa specie di follia controllata, noi incontriamo l'astrale nero, che a seconda del punto in cui siamo arrivati o ci combatte o ci distrugge. Se ci distrugge ci risucchia. E io questo l'ho sognato e l'ho sentito e l'ho sperimentato, perché il momento in cui io dovevo fare il passaggio, ricordo che a un certo punto, ma non capitò solo una volta, capitò più di una volta con delle differenze, insomma. E a un certo punto io ricordo che mi sentii, stavo a letto e avevo deciso di affrontare l'astrale nero, che mi perseguitava da diverso tempo. E a un certo punto dissi: sono stanca di avere paura, voglio affrontarlo. Finisca come finisca, che sia la mia fine o meno, che io possa passare oltre o meno, io devo smettere di avere paura, lo devo affrontare. E immediatamente cominciai a sentire che mi si drizzavano i capelli, i peli, sentii una specie di brivido e ricordo ancora che pensai: un'altra persona penserebbe che le sta arrivando la febbre, ma io, che sono più smaliziata, so che non è così. E dissi la frase, non ero credente, però la adoperai rispetto alla mia anima: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Cioè, fai tu, guidami tu, anima, su quello che io devo fare. E in quel momento io uscii fuori dal mio corpo e ero perfettamente lucida, mi guardai intorno, osservai la stanza perché vedevo al buio e pensai anche: sono qui. E guardai, mi capitò qualche altra volta, guardai dove stavo esattamente, vidi che non poggiavo i piedi per terra, mi osservavo perché io ho sempre osservato, perché poi volevo ripensarci in seguito e fare delle osservazioni per capire qualcosa di più. E poi a un certo punto ho smesso di osservare perché è entrato l'astrale. Non ho avuto visioni, non ci sono state né parole né immagini, è entrata un'ombra nera, nerissima, che era di una crudeltà pazzesca e tentò di distruggermi. E alla fine non ci riuscì. Non ci riuscì perché il mio intento era vero. Io volevo solo andare dall'altra parte a vedere. Io non volevo compensazioni. Non volevo che qualcuno mi desse qualcosa qui. Io volevo sapere cosa c'era dopo. Io volevo essere solo me stessa, scarnificata al massimo di tutte le illusioni. E a un certo punto mollarono, l'ombra se ne andò. Ma poi ci furono altre cose. E quello che mi ha colpito, è un film che io consiglio molto, Il Signore degli Anelli, è che ci sono delle cose veramente, delle parole soprattutto. C'è un momento in cui uno dei ragazzi domanda al mago che cosa c'è dopo la morte, perché stanno combattendo e si prevede che non ce la faranno e moriranno. E lui domanda: cosa c'è dopo la morte? E il mago gli risponde: a un certo punto la cortina di pioggia si apre e si vedono prati, boschi e tutto è verde, insomma, eccetera. La cortina di pioggia è la cortina di lacrime.
Le lacrime smettono di essere perché non c'è più dolore. E c'è la natura dentro e fuori di noi e c'è un sollievo, si sta bene e certamente poi ci sono passaggi successivi. Io non ho come dicono tanti, c'è questo episodio, poi c'è quest'altro, come se avessero sperimentato tutto il mondo. Io so per esempio che i defunti stanno in un mondo vicino, appunto in un'altra dimensione. So che esistono perché ne ho visitate diverse e più volte, e a volte ancora mi capita, molto meno perché ho troppo da fare, ma comunque ci sono delle diverse dimensioni e sono dimensioni, diciamo, non perfette ma molto più piacevoli di questa, perché la mia consapevolezza, dall'ignorante che ero, insomma, ha acquisito un po' di energia, è andata avanti, come spero in tutti voi. E queste nuove dimensioni sono da sperimentare, da visitare, hanno una loro bellezza, hanno una loro accoglienza e ci accorgiamo a volte che ci siamo già stati e che non ce le siamo mai ricordate, perché noi viaggiamo normalmente nel sonno, non nel sogno. E solo che non abbiamo la possibilità di ricordarlo perché non abbiamo abbastanza consapevolezza. E questo ci permette di capire che molte persone defunte stanno spesso, non sempre, accanto alla dimensione dei loro cari perché gli restano vicino, perché in parte ne hanno bisogno, in parte desiderano proteggerli e non sentono più il bisogno di essere protetti, però sentono il bisogno di proteggere anche perché vogliono conservare i loro cari, loro ne hanno ancora bisogno. Naturalmente è diverso se i loro cari sono genitori o figli, no? Lo spirito è molto diverso, ma se c'è stato un attaccamento, perché non è detto ovviamente, se c'è stato un buon attaccamento in vita, la morte non separa, ma anche fra partner ovviamente, se c'è stato un vero amore con la morte non si separano, cioè l'uno aspetta l'altro e continuamente cerca di stargli vicino. Ma a parte questo, il difficile della situazione e quello che noi facciamo difficoltà a capire non è tanto la reincarnazione, che alcuni già ci credono, no? Quanto il fatto che siamo viaggiatori fra i mondi, quanto il fatto che dobbiamo abituarci ai cambiamenti, quanto al fatto che noi dobbiamo conoscere, che siamo soggetti a trasformazioni e che le nostre trasformazioni avvengono mediante la nostra consapevolezza. È inutile fare i buoni, fare gli assistenzialisti, se lo facciamo per salvarci non serve a nulla. Noi dobbiamo capire, perché quello che ci rimane dopo la morte è quello che abbiamo capito, se è vero, non quello che abbiamo sperato, quello se ne va. La morte è un'apertura, si cambia mondo, si va in un mondo diverso. Nel mondo diverso conserviamo una consapevolezza di come siamo vissuti. Quando ci reincarniamo perdiamo quella consapevolezza. Poi c'è qualcuno che dice di ricordare qualcosa della precedente reincarnazione ed è possibilissimo.
A me non è mai capitato, per cui non posso dire se è realtà o immaginazione o speranza, insomma, o illusione. Però eh, però credo solo in quello che ho sperimentato, perché non possiedo più il credere. Quando cade la mente condizionata non si crede più. Intendiamoci, si possono avere opinioni, questo sì, io ho delle opinioni in tanti campi, no? Però sono delle opinioni, non le trasformo in certezze. Se cadono, se viene dimostrato il contrario, non, non mi meraviglia, non mi fa del male, non mi turba. È un'opinione, non è una realtà. E se cambia pure la realtà vuol dire che non l'ho ancora vista tutta e che aveva bisogno di cambiare. Io credo che una delle cose carine della nostra vita sia l'invecchiamento. Io sono vecchia, se lo dico subito mi dicono no, ma non è ancora, ma lei è giovanile come spirito. Io sono vecchia, ci mancherebbe che mi si togliesse questo, perché è la mia esperienza, perché eh, perché noi possiamo vivere fino a 90 anni, 100 anni e non aver esperito nulla. Attenzione, non è l'età che dà l'esperienza, ma è la riflessività, è la capacità di elaborare che abbiamo dentro. Per questo io parlo. Quando il Papa disse, non questo Papa ma l'altro, non abbiate paura, la gente si commosse. E io capii perché si commuoveva, perché la gente ha paura. La gente ha tanto paura di morire, ha paura di morire in modo doloroso, ha paura di morire in modo violento, perché ha subito violenza, perché ha subito mancanza di amore, perché è stato in un mondo dove di amore ce n'è poco, perché in questo mondo di amore non ce n'è molto. Questa è una cosa che si scopre facendo un viaggio introspettivo dentro se stessi, perché allora man mano che cade la mente questo si vede e ci si accorge di quanto poco amore ci sia in questo mondo, che è un mondo abbastanza bassino, non è così elevato. Fortunatamente ci sono molte, forse infinite, non lo so io, dimensioni, io ne ho provata qualcuna e siccome non sono abituata a trarre conclusioni sul credere, non lo so, semplicemente. E preparatevi alla morte come a un viaggio, come se foste in un albergo e doveste ripartire, perché siete già partiti. È una cosa che avete fatto altre volte, non è così difficile. Io ricordo una volta, io ho fatto il giro di tante cose, da giovane sono andata da tutte le parti perché cercavo e andai anche nelle scuole di magia perché volevo capire se loro avessero capito qualcosa di più, no? E ricordo che a un certo punto questo gran maestro, questo maestro, eccetera, disse: ma non abbiate paura, in fondo noi siamo sempre gli stessi intorno a questo tavolo che cerchiamo. Io avevo già paura che questa persona non era così evoluta e che ero più evoluta io, che non lo ero affatto praticamente. Cioè mi rendevo conto che non ero evoluta, ma mi rendevo conto che lui stava peggio di me, perché aveva un io. E però quella frase mi commosse. Quello che chiamano il cerchio magico, le persone che cercano. Le persone che cercano perché stanno male. E cercano se esiste qualcosa di migliore di questo, che non sia questo mondo di dolore. Hanno ragione, esiste. Cercate perché esiste, cercate non perché lo dovete trovare,
è il mondo che trova voi dovete solo desiderarlo. Cioè dovete volere la verità, perché la verità è bella, ma non è il contrario della bugia la verità, è la realtà che è diversa. E dovete sentirla qua dentro, ma man mano che vi cadono gli schemi la sentite. E allora se siete vicini alla morte, perché siete anziani, perché avete una malattia o una malattia terminale, preparatevi al viaggio. Io sarei già andata se non avessi gente a cui devo pensare. E il mio compito non è finito, e lo stabilisco io se non è finito, non gli altri, perché queste sono cose mentali. E preparatevi proprio come a un viaggio. Che mi porto appresso se viaggio? Mi porto il mio dolore come bagaglio di esperienza. Io devo estrarre l'esperienza da quel bagaglio di dolore. Devo capire che sono cresciuta in un mondo avverso, spesso, che non mi ha aiutato ad evolvermi, che ha cercato a volte di distruggermi, in genere moralmente, semplicemente perché i nostri genitori stessi non si erano evoluti, non gliel'avevano permesso a loro volta, perché erano attaccati e barricati nella loro mente. E le religioni sono abbarbicate alla mente. Lasciate tutto. Trasformate tutto in esperienza, perché l'esperienza ve la portate, fa parte di voi, non è più un bagaglio, siete voi stessi. Preparatevi allo sconosciuto, che non è male. È un viaggio ulteriore, è una possibilità ulteriore, è una capacità di comprendere cose che ingrandiscono l'anima. Ingrandire l'anima vuol dire dare respiro, poter respirare tranquillamente, più estesamente. C'è gente che vi aspetta dall'altra parte, non vi aspetta chi non vi ha amato, vi aspetta chi vi ha amato, e c'è chi vi ha amato perché vi ha sentito simile a lei e a lui, insomma. Non siamo mai così soli. E in certi frangenti ci hanno pure aiutato, ma sulla morte è un po' difficile. Non si sa perché in certi momenti delle persone vengono aiutate e salvate e altre no, perché c'è una specie di ciclo che termina. Quel ciclo, se abbiamo aggiunto consapevolezza, è servito, ci ha preparato a un viaggio migliore, a una terra migliore. Se non abbiamo conseguito consapevolezza non è servito a nulla. E la consapevolezza non è il dover perdonare agli altri, il dover capire nel senso cattolico cristiano. Quello all'universo non gliene frega niente. È il capire il perché, il per come. Dovete capire i vostri genitori come sono, impauriti, stupidini, generosi, amorosi, crudeli, come sono, senza giudicare voi stessi.
dovete vederli come sono. Perché se vedete loro come sono, vedete anche gli altri come sono. Nella vita noi spesso ci siamo sbagliati sugli altri perché non abbiamo visto i nostri genitori come erano. Noi dobbiamo cercare di capire, prima della nostra morte, i nostri genitori. Se ne facciamo una questione di assoluzione o di condanna, non abbiamo capito nulla. Noi possiamo sentire di odiarli o di amarli a seconda delle situazioni, ma non di dare un giudizio su di loro, che è diverso. Il perdonare è qualcosa che facciamo per noi, a loro non serve. Noi ci mettiamo in linea con i nostri dogmi, con i nostri schemi e pensiamo così di salvarci perché siamo allevati in un mondo cattolico cristiano e non capiamo che è molto diverso il pensare dall'agire, che possiamo odiare gli altri senza fargli il minimo male o addirittura aiutandoli a volte. Io ho assistito per poco tempo i miei genitori prima della morte, circa una settimana ognuno, anche per aiutare un'altra persona che faceva la stessa cosa e non volevo che si ammazzasse di lavoro per questo. E sono stata generosa nel senso che non ho infierito, ho cercato di alleviare, di bagnare le labbra, di fare le piccole cose che potevo, ma non li amavo nessuno dei due. Non li ho perdonati, ma era già svanito il rancore, non erano più niente per me, erano degli esseri che io avevo la ventura di aiutare. Quindi con una certa anche pena, che però non aveva nessuna tenerezza, perché erano stati molto crudeli con me. E non mi ha cambiato nulla. Avendoli già elaborati, non ho avuto il contraccolpo della loro morte. Non mi è cambiato assolutamente niente, né in meglio né in peggio. Questo è sbarazzarsi del bagaglio, capire com'è andata, quello che è successo, cosa ha cambiato dentro di voi, cosa ha tolto dentro di voi. Perché se non siete stati amati, e facilmente non lo siete stati, anche se magari hanno fatto tutto il possibile nei loro doveri, voi avete sofferto e vi hanno tolto tante possibilità di agire nel mondo, in cui avreste potuto fare tanto di più. Ma alla fine, di fronte alla morte, che cambia? Cioè, cosa dovete rimpiangere di quello che avete vissuto o non vissuto? Se rimpiangete è perché non avete capito. C'è chi rimpiange di non aver fatto la carriera che avrebbe potuto. Beh, tanto poi muori, che te ne frega. C'è chi rimpiange di non aver avuto figli, o chi non avrebbe voluto averne. Beh, è andata così. Dovete guardare al presente e al futuro, cioè il prossimo viaggio, l'incontro futuro, quello a cui andiamo incontro, la nuova esperienza. Ci sono persone che hanno paura di cambiare casa, è una faticata, però hanno paura non della fatica, che in genere, insomma, se sono anziani lo fanno altri, ma della novità, perché si devono proteggere. La morte è una liberazione, cambiamo terreno, cambiamo vita, andiamo oltre. Noi dobbiamo sempre andare oltre. C'è gente che va a fare il surf sulle onde per sentirsi libero. E quella è un'atmosfera fisica, di cui risente il fisico, o c'è quello che corre sulla moto per sentirsi libero. Liberatevi dentro. La vecchiaia è un ottimo sistema per farlo,
perché finché siete presi dal cercare il partner, dal fare carriera, dall'avere avventure amoroso, da sentire di valere qualcosa, eccetera, eccetera, combinate veramente nulla. State sulle montagne russe. La vecchiaia col fisico che deperisce, con le cose che non potete più fare, tipo le lunghe camminate, le cose, eccetera, vi tranquillizza e potete cercare di più dentro. È un'ottima possibilità la vecchiaia. Anche perché se capite le cose, anche se state peggio fisicamente, state meglio dentro. Conta più del fisico. Anche perché somatizzate poco se state bene. Quindi la morte è un passaggio. La morte è una porta. Una parte di voi lo sa. Se fate cadere gli schemi mentali lo capite. Ma non una reincarnazione che dipende dalla precedente reincarnazione a seconda se siamo stati buoni o cattivi. Questo è mentale. È solo a seconda della consapevolezza che abbiamo avuto. Di quel seme d'oro, no, che dicevano gli antichi che si estrae al momento della morte. E l'oro è la coscienza. È la coscienza unita agli affetti, perché la coscienza non può essere senza affetti. No? Ci sono tanti guru che insegnano che devi staccarti dalle emozioni. Ma scherziamo? Cioè ci stacchiamo dall'anima? Noi le dobbiamo provare le emozioni, non ci dobbiamo far travolgere e non ci travolgono se noi le conosciamo, se le abbiamo elaborate. Perché invece sono calore, un calore che non brucia. Siamo coi piedi per terra. Dobbiamo passare in una dimensione diversa, sempre coi piedi per terra, perché dobbiamo osservare e cercare di capire sempre. La morte ci aspetta, stiamo per cambiare casa. Avremo nuove conoscenze, nuove emozioni, migliori, perché se abbiamo acquisito più coscienza andremo in un mondo migliore. E poi seguirà ancora questo, perché quello non è l'ultimo stadio. Ora qualcuno dice, no, l'ultimo stadio, io non mi rincarnerò mai più, lo dice anche il Buddha. Non ce ne frega niente di quello che dicono gli altri. Almeno a me non interessa. Io a quello stadio non ci sono, non so nemmeno se esiste. Può darsi che esista, perché no? Solo che l'idea di stare in uno stato di beatitudine mi sembra l'idea di stare in uno stato di idiozia. Noi dobbiamo essere svegli, non fissi così. Un saluto a tutti, arrivederci.